Due donuts con questa M4. La prima è perfino esagerata. Provo a mettere la seconda mentre giro. Prendiamo più velocità almeno, perché altrimenti è troppo poco. Wow, davvero ignorante. BMW M4 CSL, la riedizione di una leggenda perché il nome nasce negli anni 70 con la 3000 CSL, rivista ancora nel 2003 con la BMW M3 CSL, e oggi torniamo a parlare di CSL con questa nuova M4 in Frozen Blue King Grey, per arrivare poi alla mitica 3000 CSL, la riedizione che vedete là dietro. Sono una delle poche persone al mondo che ha avuto l'opportunità di provare tutte le televetture e vi voglio raccontare le emozioni e le sensazioni, quindi un breve deep dive sulla parte tecnica della vettura per poi muoverci in strada e in pista e raccontarvi le sensazioni di questa M4 CSL. Compact, Sport, Lightweight, e questo è il significato di CSL, che significa leggerezza in primis. Come è stata ottenuta? Meno 109 kg rispetto all'M4 CS Competition, grazie a un polimero in fibra di carbonio che riguarda il cofano motore, il tetto in carbonio, la pinna addirittura in carbonio per arrivare al cofano posteriore, anch'esso in questo polimero. Non solo, alleggerimento anche dal punto di vista del doppio rene, che è stato alleggerito grazie all'adozione di plastiche speciali di 4 kg, così come il front splitter in carbonio. Importanti ancora gli elementi esterni, sono i freni in carboceramici, non li vediamo, i braccetti delle sospensioni alleggerite, e infine lo scarico in titanio, sviluppato apposta per questa vettura, dove riduciamo il peso di 8 kg. Dieta non solo per gli esterni ma anche per gli interni, con i sedili M-Carbon pensati, la coppia di sedili riduce il peso di ben 24 kg per arrivare all'eliminazione del divano posteriore, ben visibile, con due portacaschi, e infine il materiale fonoassorbente eliminato per ulteriori 15 kg. Ma adesso è arrivato il momento di provare questa vettura su strada e in pista. BMW M4 CSL, la versione limitata e più performante di BMW M. Il motore è strepitoso, questo S58 in questa versione da 550 cavalli, che conosco molto bene come possessore di un M3 CS perché condivide lo stesso propulsore. Qua però la trazione non è X-Drive e si vede il posteriore muovere parecchio. Wow! Questo è un due ruote motrici posteriori, una vettura però più leggera anche dell'M3 CS, ben 140 kg in meno, e sono 109 la differenza di peso, più leggera anche della M4 Competition ovviamente. Si sente questa leggerezza pazzesca, si sente anche nell'abitacolo perché uno degli elementi è stata l'eliminazione del materiale fonoassorbente. 15 kg in meno per il minor materiale fonoassorbente, ma soprattutto questo determina tanto sound nell'abitacolo che è una cosa davvero piacevole. Non facile controllare il posteriore di questa M4 per me che sono abituato alla trazione X-Drive sull'M3 CS, ma è veramente divertente. Corpo vettura 8 mm più basso rispetto all'M4, cambiano le barre antirolio più rigide, molle, e anche la taratura degli ammortizzatori adattivi aumenta la precisione, ma anche grazie alla leggerezza complessiva. Variazioni secondo BMW anche quella che è la taratura del cambio Steptronic a 8 rapporti. Guardate come vola tra queste curve. È una vettura davvero che ti viene voglia di guidare sempre. E devo dire anche facendo scivolare un po' il posteriore, che è un po' la storia e la filosofia dell'M3. Pensiamo anche all'M3 E30, è giusto così, un M vera deve muoversi e questa M4 CSL dietro si muove davvero tanto. E ora l'M4 CSL, la prova dell'Hot Lap. Vi ricordo che monta degli pneumatici non i Cap 2R più performanti, ma dei Michelin 4S meno performanti. Scopriamo però il tempo insieme.
E ora proviamo un giro veloce a bordo di questa M4 CSL. Spinta del motore poderosa, la conosciamo. Abbiamo appunto dei Michelin 4S e non sono al massimo in termini di grip. Vedremo se questo farà la differenza. Prima curva, ingresso, l'anteriore non copia benissimo, anche in frenata rispetto ad esempio all'M3 CS. Provata su questo tracciato c'è meno grip. Credo che siano i pneumatici la principale causa, anche perché non sono bellissimi. Entriamo qua nello stretto. Devo lottare per contenere l'esuberanza del propulsore, che è straordinario. Abbiamo bisogno di un pneumatico con più grip per avere la massima performance su questa vettura. Il motore è straordinario, l'assetto si sente che è decisamente più basso rispetto a quello dell'M4 Competition, inserisce benissimo la vettura. Il motore, inutile da dire, è poderoso, è stupendo, è un'opera d'arte questo propulsore, la frenata ottima. Questo carbo lavora davvero bene, il bilanciamento della vettura anche con le geometrie variate è assolutamente perfetto. Avrei bisogno solo più di grip di pneumatici. Ultima curva. Cerchiamo di girare il più veloce possibile, stretti qua. Lavoriamo per il gas giù in modo da sfruttare al massimo l'accelerazione. Ottima, mi ricorda molto però l'M3 CS in termini di handling. Manca però un po' di grip, pneumatici, forse anche l'X-Drive su questo tracciato fa la differenza. Il peso leggero sicuramente invece è un plus. Bella, bellissima. E se si esagera con il posteriore è un attimo fumare. Proviamo un po' di guida sporcacciona. E dopo la prova del video dell'M3 CS, questa volta abbiamo messo alla frusta anche l'M4 CSL, ancora più collezionabili in soli 1000 esemplari. È risultata veloce, forse non così veloce come l'M3 CS su questo tracciato, complici anche gli pneumatici non altrettanto performanti, però c'è da dire una cosa: questa è la vera BMW M, questa è l'anima della BMW M, con la trazione posteriore alleggerita e un sound nell'abitacolo strepitoso. Ricorda molto quella che è l'M330 degli anni 80, la vera anima di BMW M. Adoro questa vettura.